Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch in scala 1:8, edizione Hachette 2022, uscita numero 34. Adesso do la possibilità, ovviamente, a tutti coloro i quali non hanno fatto questa collezione di poter dare, oltre che visione al fascicolo. Stavo pensando se ho usato il verbo correttamente, ma sì, si è capito, anche la possibilità di poterlo leggere. E mentre farò questo, doverosamente e volutamente ringrazierò e ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, esortando a tutte le altre che mi guardano ma non si sono ancora iscritte. Ragazzi, se avete piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Questo è quello che adesso andremo a montare. Vi farò subito vedere che c'è un'immagine sbagliata. Non vi fate trarre in inganno. Ecco perché dovete seguire Michele. Dovete, che brutto verbo, dovete, imperativo categorico assoluto. No. Mi auguro che mi seguiate ragazzi, me lo auguro con tutto il cuore e sempre di più, perché Michele non si occupa del solo montaggio, ma cerca di aiutare le persone più in difficoltà per evitare che possiate fare danni ed avere la certezza di montare il vostro modello in maniera corretta. Questa è la foto sbagliata, poi vi farò vedere. Bene. Il montaggio non è assolutamente complesso, abbiamo tutte parti in plastica, due serie di viti, entrambe da avvitare nella plastica, vedete, sono contraddistinte dal colore azzurro e dalla lettera P alla fine che indicano plastica. Quando andiamo a creare i filetti, se necessario, con queste viti, assolutamente non va usato nessun tipo di lubrificante. Andiamo a identificare adesso i nostri pezzi. Questa è la sezione anteriore del tubo di scappamento. Elemento inferiore della marmitta. Questo è l'elemento superiore della marmitta. Supporto del tubo di scappamento, quello che poi verrà messo alla fine e montato sul fondo della scocca, ed è questo che vi farò vedere che hanno sbagliato a fotografare. Invece di metterlo così lo hanno messo così, quindi attenzione a non sbagliare il montaggio, anche se poi vi basterà sfilare questo che è il terminale e girarlo al contrario. Comunque, e poi abbiamo anche questo che è la sezione posteriore del tubo di scappamento, e questo pezzettino qua che non è nient'altro che il prosieguo stavo pensando il prosieguo
Va bene, sapete, a volte mi capita di avere questi lapsus e quindi mi fermo a pensare e dico a voce alta, come sono solito fare, ho detto correttamente, perché parlo tanto e lo so, però cerco di spiegarvi tutto. Comunque la forma corretta era prosieguo, quindi il proseguire questo pezzo qui. Ecco, questo poi ha una mezzaluna, lo potete anche inserire subito se volete. Ecco qua. Ecco, praticamente riproduce la fascetta di questo pezzo che qui è continuo, ma in quella reale no, è continuo anche in quella reale. Questa è la fascetta. No, 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 no. Aspettate, perché qui faccio tutto in diretta io. No, questo deve essere un tubo che è inserito dentro, parlo di quella vera, e questa è la fascetta che stringe il metallo e non permette al tubo di potersi sfilare, ma soprattutto di sfiatare intorno. Bene, questa l'abbiamo messa. Adesso rimane soltanto questo da dirvi, che è il terminale. Eccolo qua. È carino perché hanno anche verniciato l'interno con la vernice appunto nera, però guardate, hanno lasciato il bordino intorno, sempre interno, argentato. Eccoli. Sono dei particolari che poi alla fine fanno sempre la differenza. Molto carino. Bene, andiamo ad iniziare il nostro montaggio. Prima cosa, prendete questo, guardate bene come lo metto, non così, ma così, ok? Voi comunque guardate sempre le istruzioni. Poi prendo una vite JP e la vado a avvitare come io ho già fatto. Io con la stessa vite JP mi sono anche creato il filetto qui. Non so se si vedono le righe all'interno. Comunque qui c'è il filetto. Fatto questo, prendete anche il tubo, questo grande, e andate a mettervi una vite, ve lo dico subito, BP. E la avvitate qui. Poi andiamo a prendere il nostro pezzo, che è tutto il telaio con il motore. Adesso vi chiedo scusa anticipatamente perché io cercherò di fare del mio meglio per inquadrare tutto quanto per me è interessante farvi vedere. Spero di riuscire comunque a darvi le informazioni. Se poi qualche immagine verrà non proprio bene, l'importante è che io vi abbia detto quello che per me è importante. Allora, prendiamo il modello, lo mettiamo così, ok? Prima di fare questo, vi faccio notare una cosa. Guardate, qua sotto le candele abbiamo i collettori, da una parte uno e uno dall'altra, vedete? Dove abbiamo questi due fori, uno qui e uno qui. In quei fori vanno inseriti questi due perni. Io ho provato a inserirli e ho trovato della resistenza, quindi ho semplicemente preso una limetta e molto delicatamente sono andato a consumarmi appena appena i perni, ma proprio poco, così che ho potuto
inserirli facilmente e fino in fondo. Quindi siamo qui, vado a svitarmi la vite BP che ho adoperato per crearmi il filetto e me la tengo pronta. Vado adesso a inserirmi questi due perni all'interno dei fori dei collettori che vi ho fatto vedere prima. Ecco, sono già entrati perché, come vi ho detto, io sono andato a crearmi l'invito sui perni con la mia lima. Adesso questo, che è il perno, lo andiamo a mettere qua. Ma vi viene tutto automatico. Giriamo il modello tenendo il dito sotto alla marmitta, o meglio al tubo di scappamento, e andiamo a mettere la nostra bella vite BP qui. Bene, e infatti questi sono i tubi che abbiamo appena inserito. Vi potete aiutare mandandoli ancora un po' più avanti, anche con questa che è in plastica. Non usate i cacciaviti di metallo, altrimenti rischiate di rovinare la vernice. Ecco qua, vedete? Sono perfettamente inseriti. Adesso giriamo nuovamente il modello. Ok. Andiamo a togliere la vite JP che ho usato per crearmi il filetto qui e qui, e andate ad avvitarla così. Aspettate che mi metto bene. Ok. Quando sentite che rimango in silenzio è perché mi sono accorto che quando cambio gli ingrandimenti, come faccio adesso, guardate, e continuo a parlare, la voce non viene spezzata. Ecco perché quando cambio l'inquadratura faccio silenzio. Non mi è venuto un ictus. Guardate, prendete questo e lo fate passare così. Ecco, proprio così. Vedete? Prendiamo una vite JP e avvitiamo. Perfetto. A questo punto questo altro pezzo lo conserviamo perché ci servirà nelle prossime sessioni di montaggio. Prendiamo questo e mettiamo questa piega verso il motore.
così. Ricordatevi, chiedo scusa, stavo sbagliando, attenzione, non verso il motore, verso il tubo di scappamento. Vedete? Vi spiegavo prima la foto sbagliata, che adesso vi faccio rivedere, e stavo guardando proprio quella sbagliata e stavo commettendo l'errore. Ecco qui, questa è la posizione corretta. Vi faccio vedere dove invece, anche se so che già ve l'ho evidenziata, ecco, io stavo guardando questa foto che è fuorviante perché è un errore. Qui è corretto, ci fanno vedere la piega della staffa che va verso il terminale, qui è sbagliato, ci fanno vedere la piega della staffa che va verso il motore. Ok, a questo punto ci rimane soltanto da andare a metterci questo e abbiamo finito. Possiamo anche girare il nostro modello. All'interno abbiamo una mezzaluna che ovviamente si ripete nel terminale qui. Non potete sbagliarvi. Ecco. Questa è la posizione corretta. E abbiamo finito il montaggio. Adesso, prima di salutarci, vado a prendere tutto quello che ho montato numero 35, o scusatemi, il 34, e poi ci salutiamo. Intanto, mentre io preparo, se qualcuno di voi avesse intenzione di iscriversi al canale di Michele Armonica e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornato su ogni mio nuovo video pubblicato, Michele non è che contento. E mi raccomando ragazzi, non mi saltate l'annuncio. Fatevi un caffè, ma fatelo andare avanti, perché è bello fare delle buone azioni. Saltare la pubblicità mentre c'è il canale di Michele attivo non è una cosa bella. Che bellezza! Sono veramente contento anche di questa costruzione che sto portando avanti. È un modello bellissimo. Se vi piace quest'auto, non potrà essere diversamente il vostro giudizio. Guardate che meraviglia. Abbiamo aggiunto un altro pezzo a questa splendida Ford Gran Torino, la marmitta. Qui abbiamo il parafango anteriore sinistro con la freccia che poi sarà funzionante grazie ad un LED che verrà inserito qui nel foro dedicato, tutto metallo. Guardate che bella la scritta Ford, anzi scusatemi, la scritta Gran Torino. Vedete che in rilievo è bellissima. Che inquadrature ragazzi, ma chi ve le fa queste inquadrature? E questo filetto? Un'opera d'arte. Bellissimo. Guardate anche il lampeggiante, che non è funzionante, ma dite la verità, sembra acceso. Hanno usato una plastica per riprodurre questa copertura bellissima. Non potevano fare di meglio. Andiamo a vedere il musetto. Targhe in metallo. Mascherine in metallo. Le parti cromate sono in plastica, le parti rosse sono tutte in metallo. E qui abbiamo il gruppo fari con questi lampeggianti che poi probabilmente non lampeggeranno, ma saranno comunque attivi con i suoi LED dedicati qui ad ogni suo foro. Bene, io direi che possiamo chiudere qui il video.
Michele vi ringrazia del vostro tempo, di avermi guardato, un po' meno se siete andati avanti veloci con il video, così poi mi scrivete in privato come mai questo è così, come mai non mi si monta quest'altro pezzo. Se mandate avanti i video e vi perdete le cose importanti, per forza che poi mi fate le domande, ma io faccio i video più lunghi perché non posso fare un tutorial a 5 minuti spiegandovi tutto quello che vi dico. Va bene ragazzi, un abbraccio a voi con tutto il mio cuore, grazie di supportare il canale, grazie di continuare a dare vita al mio canale, perché senza di voi io avrei già smesso di fare video. Grazie a tutti, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, e mi raccomando, non mancate al prossimo numero, uscita numero 35. Ciao!